o iscrivetevi al canale, ma fate in fretta che qui tira vento e si scarroccia. Buongiorno dai due in cammino, oggi in kayak. Dove andiamo oggi? Come potete vedere stiamo andando in Darsena a Milano. No, siamo a Livorno. Ok. Oggi facciamo una ventina di chilometri in mare da Livorno a Castiglioncello. Ok. Così testiamo lo swing 2 in mare. Quindi oggi la kayakata sarà una kayakata cacciuccata? Sì, una cacciuccata in marina, guarda, Ok. vai sul mare. Andiamo su. Eccoci qua, appena partiti da vicino allo scoglio della Regina. Purtroppo noi scontravamo di mettere in acqua lì, ma hanno chiuso l'accesso ai puntili e riesce a passare solo chi scavalca bellamente e si mette a prendere il sole. Siamo a Livorno, nei cantieri Orlando, o sono Benetti adesso? Adesso sono Benetti? Benetti. E ora noi usciamo da Frangifrutti e cominciamo a costeggiare la riviera di Livorno, la costa degli Etruschi. Vai Pellegrinetta, pagaia! Ed eccoci alla terrazza Mascagni. Quello con la superficie vetrata che vedete è l'acquario di Livorno, e poi c'è la terrazza Mascagni che sorge su un preesistente fortilizio detto Forte dei Cavalleggeri, dove c'era un distaccamento di cavalleggeri che doveva mantenere l'ordine lungo la costa, scoraggiare il contrabbando, eccetera eccetera, e per cui c'era una torre di 3 piani con un complesso di edifici di 60 metri per 30 metri quanto pare. Però nel 1872 lo Stato ci tiene girati verso la terrazza, lo Stato lo cedette al comune di Livorno, lo fece smantellare. Poi in seguito qui sorse uno dei primi parchi divertimenti, l'Eden, dove a quanto pare furono proiettate tra le prime volte dei film in Italia. E poi nel 1925 fu costruita la terrazza Mascagni, che inizialmente era più piccola di quella che potete ammirare oggi, perché quella che potete ammirare oggi con più di 35.000 piastrelle bianche e nere, il tempietto della musica, eccetera eccetera, è stata, diciamo, l'assetto definitivo del dopoguerra, perché fu ampliata utilizzando le macerie dei bombardamenti della città di Livorno, per cui furono messe a buon uso e ampliarono la terrazza Mascagni. Poi a fine degli anni 90 fu ristrutturata perché le mareggiate, l'aria salmastra tendono a danneggiare i materiali, e oggi siamo nel 2021 e alcuni tratti della balaustra avevano bisogno di un intervento. Comunque è sempre bella la terrazza. A differenza dell'Adda, qui gente c'è. Allora, ecco là il tempietto della musica. E ora proseguiamo più avanti verso i bagni Pancaldi Acquaviva, l'Accademia e la chiesa di San Jacopo in Acquaviva, gli allenamenti di canottaggio in mare. O livornesi, riuscite a riconoscere di chi è quella barca? No, livornesi in generale che guarderanno il video, che è bianca e rossa. Sì, io ho assistito una volta sola alla regata, mi è piaciuto parecchio. Cos'era la Coppa Barontini? Vabbè, la livornese, l'ex livornese è lei. No, non puoi togliere Livorno dal cuore, vero? Lei è sempre la mia piccola livornesina cacciuccata. Niente, l'ultimo sguardo alla terrazza Mascagni e ora proseguiamo verso i bagni. Fa anche rima. E questi sono i bagni Pancaldi Acquaviva. In realtà sono nati dalla fusione di due bagni, i bagni Acquaviva, che sono i più antichi, del 1840, che sorgevano, sono più a destra, diciamo, perché nella zona dell'Acquaviva, dove c'è anche la chiesa di San Jacopo in Acquaviva, c'era una polla di acqua dolce che sgorgava naturalmente, per cui aveva dato il nome alla zona. E sono stati i primi bagni in muratura d'Italia, tra l'altro. E poi invece 6 anni dopo sorsero anche i Pancaldi, e alla fine si unirono, e dopo la guerra fecero anche una gettata di cemento per unire i due bagni. Vabbè, diciamo abbastanza esclusiva, perché c'era l'orchestrina,
c'erano i trattamenti idroterapici, i bagni di mare freddi e caldi, poi avevano delle vasche in cui mettevano acqua di mare e poi le riscaldavano, anzi addirittura ai bagni pancaldi c'era il caffè dell'Opéra, e si ritiene che fosse l'unico locale veramente cosmopolita di Livorno, quasi a livello parigino, infatti è frequentato dal bel mondo dell'alta società livornese, e anche Carducci, Pascoli passarono di qui, e Mascagni stesso che era livornese, e poi furono anche immortalati in un quadro di, aspetta, non mi ricordo mai come si chiama, Giovanni Fattori, e niente, per cui sono in funzione ancora oggi, ed è difficile ottenere la cabina ai bagni pancaldi, è uno status symbol. Ok, proseguiamo. Là si può già vedere la chiesa di San Jacopo in Acquaviva. Proseguiamo. Ok, buono così. Ecco la chiesa di San Jacopo in Acquaviva. Dietro la chiesa potete vedere la famosa baracchina bianca, ma quello che ci interessa è la chiesa. Allora, fonti non verificate parlano di insediamento qui già nel 300 d.C. Allora, in realtà qui sorgeva una chiesa molto antica, che non è questa che vedete ora, perché comunque già nel 1100 sono sicuri che ci fosse la chiesa qui, ma poi fu nel 1540-46 fu edificata la nuova chiesa che vedete ora, anche se la facciata risale al 1800, è stata voluta dalla famiglia Mimbelli la nuova facciata, e era una chiesa molto antica, e la chiesa preesistente non è stata del tutto abbattuta, è ancora presente sotto questa chiesa attuale, e penso che sia quella che ora è la cripta, che è stata riaperta recentemente perché per problemi di staticità è stata per lungo tempo è stata chiusa. Mi pare che ora sia visitabile, non mi ricordo con che modalità, però bisogna controllare sul sito. E questa chiesa ha un'altra particolarità, perché in questa chiesa una giovane pellegrinetta oscura fece la prima comunione. No, non lo dico. Invece sì, sono riusciti a vestirti di bianco. Sì, perché ero piccola. Perché eri piccola e non potevi ribellarti. Non si poteva ribellare. Adesso vestirlo di bianco è altro che impresa. Bene, e dietro la chiesa l'Accademia, che risale al 1875, è sempre stata a Livorno tranne per 6 anni, no, 6 anni a cavallo della seconda guerra mondiale, dove si trasferì prima a Venezia e poi a Taranto, ma poi nel 1946 tornò definitivamente qui a Livorno. La particolarità, non so se riusciremo a vederla più avanti, è il brigantino interrato, perché c'è tutta la struttura, l'opera morta si dice, quella fuori dall'acqua, cioè famiglia di marinai, io Brianzol, marinai in famiglia non credo di averne mai avuti. Qui sono gli scoglietti davanti all'Accademia, che è lì, vedete il brigantino interrato? Ora interroghiamo. No. Cos'è il buon prezzo? È il buon prezzo. Vabbè. Vabbè, dai. Pagaia, marinaretta di genere. Guardate il fondale, è bello, diciamo, è profondo, però l'acqua è pulitissima. Cioè, in questo tratto di costa l'acqua è molto pulita. Attenzione che c'è una barca davanti a noi. Ok, qui l'Accademia, il brigantino, e là c'è l'Ardenza. Qui termina l'Accademia e qui inizia la spiaggia libera. Via tutti sullo scoglio a prendere il sole. Più avanti ci sarà la foce del Rio Ardenza, che è stata finalmente pulita, si era insabbiata, era diventata una spiaggia. E poi vabbè, sapete tutti quel che è successo, non c'è bisogno di ricordarlo, qualche anno fa. Qui tante spiagge, e qua abbiamo i gabbiani pigramente appollaiati, ammarati, non so,
una volta tanto sono tranquilli e non fanno casino. Che ve li raccomando i gabbiani livornesi, sono ferocissimi. Altro che le oche del Campidoglio. L'oca del Campidoglio e il gabbiano livornese. E tutte le navi in attesa di poter entrare al porto sono alla fonda intanto. Ok, dove vedete quei ponti là in fondo è, diciamo, la foce del Rio Ordenza, e noi pian piano siamo arrivati quasi alla scalinata d'Antignano, da cui partimmo l'altra volta con l'altro kayak per andare a Callafuria. Noi questa volta siamo partiti prima e finiremo dopo. Yeah. Okay, in fondo, come potete vedere, è molto vicino, però non tocchiamo fortunatamente. Siamo tra i nuotatori e i suppisti, perché sono maschi, sono suppisti, fossero femmine che te lo dico a fa. E lì la scalinata d'Antignano, da cui siamo partiti l'altra volta. Se noi continuiamo dritti verso la Callafuria, come dite voi? Ah no, Callafuria. Ecco qua, siamo alla spiaggia delle Tamerici. Col sole è tutta un'altra cosa, non so, magari andate a vedervi un altro nostro video traversata Livorno prima del lockdown. L'abbiamo fatto in una giornata un po' coperta, certo era novembre, adesso è giugno, adesso è giugno, però col sole è tutta un'altra cosa. E un poco più avanti c'è lo scoglio della ballerina, che è legato a una leggenda triste, pare di questa donna che aspettava il marito pescatore al rientro e lo aspettava su questo scoglio, e per passare il tempo pare che ballasse, fosse anche brava a ballare, diceva che l'amore fosse grande e intenso, ma purtroppo, come spesso succede quando c'è di mezzo il mare, il pescatore non fece ritorno, e per cui la ballerina, pare in una giornata di libeccio, pare che si buttò da questo scoglio e non fu più. Dicevo, un amico pittore dipinse questo scoglio con la ballerina e lo intitolò lo scoglio della ballerina, e da quel momento in poi quello scoglio prese quel nome e ancora oggi porta quel nome. È pieno di gente che nuota, gente che sup, infatti i nuotatori sono ancora lì, stiamo andando più o meno alla stessa velocità. Cioè, fa strano avere tanta gente sull'acqua intorno a noi dopo centinaia di chilometri in solitaria. Allora, mi dice Giulia che lo scoglio della ballerina sia questo, per cui amici livornesi, se ha sbagliato correggeteci nei commenti qua sotto, lasciateci il messaggio, ditele o che livornese sei, sotto gratta e sotto sei pisana, cosa del... Lo scorso novembre qui c'erano ancora i lavori, adesso è finita questa villa, adesso è una villa moderna affacciata sul mare. Giulia dice che non piace perché dice che è impersonale, ti piace più quella dietro con i muri in pietra. Ma a me piace anche questa più bianca, Sì, diciamo che potrebbe essere in qualsiasi luogo del Mediterraneo, non è proprio caratteristica, però adesso più avanti si apre tutta la serie di senature con delle belle ville, ve le si fa vedere dal mare. E sì, guarda, vedi che hanno l'accesso al mare, vedi la porta là sotto? Direttamente da lì. In effetti la villa dietro c'è questo giardino che è più carino, ha anche il pezzo di verde, l'altra è solo muratura, mentre questa ha il giardinetto. Via. Lì c'è quella specie di finto castello che ci chiedevamo chi l'avesse voluto costruire a Livorno. Ok, il mio chilometro a disposizione per riposarmi e nulla, dopo aver provato l'Adda, il mare e i laghi a confronto è come se si stesse fermi, anche se il movimento c'è, quindi ci siamo abituati malissimo, vero? Già. Vero? Vero, non mi stai riprendendo così, però. Sì, ti sto riprendendo. Stai riprendendo? Sì. Vedi? Guarda avanti, ci sono le boe.
boe, Omino che nuota. Pesce cane non ne abbiamo? No, non ancora. E qui vedete un sacco di cose carine. Via. Senza indugio verso Castiglioncello. Qui, anche se non lo direste mai, è un parco pubblico. Dove c'è la boscaglia? Dove c'è la boscaglia, che è davanti, quindi. C'è un muletto di cemento. Sì, da cui accedere. Una terrazza su cui qualcuno voleva andare a bere birra. Ah, era una cosa geniale, scusatemi, vedi, cioè lì c'è, lì, vedi? Si accede dal piano stradale attraverso una porticina che non diresti mai. Scaletta da cui scendere per andare in acqua. Io qui non ho la più pallida idea di dove siamo, però Castiglioncello è ancora lontano. Poco prima della baracchina Nicla. Pare. E io non so voi, ma adesso un caffè lo sto chiedendo in gloria. Kayak, gommoni, barchette, tutti appese. È una collezione. E davanti a noi si vede bene il castello del Boccale, che noi per tutto l'altro video l'abbiamo scambiato per Calafuria, che in realtà è qualche centinaio di metri dietro. Invece è il castello del Boccale, sorto su una preesistente fortificazione pisana. Ora è privato, è stato, anzi mi sembra che sia stato suddiviso e adesso è una serie di appartamenti di lusso, se non sbaglio. Per cui adesso il castello del Boccale, poi Calafuria, Castel Sonnino e in ultima Quercianella, cioè in ultima Castiglioncello. Sì, vedremo anche Quercianella. Vabbè, siamo mozzarellati, cosa devo dirti? Yeah. Pausa al caffè, pausa al provvedimento idrico. È un'esperienza E lì c'è, mare, sì, non sei abbronzato. scuola di SUP. Oh, qui il fondale non ci sono tanti scogli, siamo riusciti ad avvicinarci senza problemi. E ora si esce di nuovo. Ecco, ma ci dica, adesso che siamo a 7 km pagaiati, com'è questa esperienza su mare col nuovo kayak? Cosa stai inquadrando? La spalla ti stai inquadrando, Giulia? Vai. No, è che sì, dopo il fiume il mare mi sembra lento, no? Però comunque dipende, in due siamo arrivati a 6 km/h, da soli andiamo dai 4 ai 4,5, 4,6 a seconda dell'est al momento. È che all'inizio mi sentivo un po' meno sicuro perché abbiamo messo dei cuscini aggiuntivi ai sedili originali a Vintex, per cui abbiamo alzato un po' il baricentro e soprattutto qui al mare che ci sono le onde dei motoscafi che passano paralleli alla costa, si balla un po'. Però niente di che, adesso stiamo andando davanti a noi il castello del Boccale. Aspetta, ve lo faccio vedere. Vale. E via. Fa caldo, Sì, ma fa lui caldo. si è portati anche le giacche impermeabili, perché Metti caso! tiramento, Insomma. dei meglio essere preparati. D'altra parte, noi siamo stati geniali perché abbiamo portato le giacche, ma ci siamo scordati l'acqua a casa, quindi No, parte dell'acqua a casa, quindi quando sono andata a bermi il caffè ho preso anche l'acqua. Tra l'altro a Livorno c'è il culto dell'abbronzatura, quindi andare al bar in versione mozzarella chiazzo abbronzata è stato richiamare l'attenzione. È stata un'esperienza, quindi quando venite al mare a Livorno fatelo da abbronzati perché sennò vi guardano male.